Eccoci qua ragazzi, settimana scorsa operazione calda, 2 giorni dopo si raffredda, si è congelata l'operazione, Gabri Veiga è diventato un cubetto di ghiaccio che dobbiamo portare a Napoli e scongelare all'ombra del Vesuvio. Mi auguro che lo facciamo quanto prima e che questa situazione si concluda nel migliore dei modi, perché poi è normale che situazioni che si protraggono nel tempo e hanno momenti di stallo al lavoro in corso portano preoccupazione assolutamente e legittimamente tra i tifosi, me compreso. Ovviamente non sono pessimista per quanto riguarda questa operazione, comunque andiamo ad analizzare il perché ci sono questi rallentamenti, fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella così restate aggiornati sui contenuti. I rallentamenti sono dovuti a dei cambi contrattuali, che sono percentuale di rivendita del 10% quando il Napoli ce l'aveva al 5%, bonus per la Champions, premi alla firma e commissioni per gli agenti che devono essere delineate per bene prima di prendere il calciatore. Allora, punto primo, io non sono contrario a un'operazione del genere, operazione in stile Napoli, perché non è un'operazione, ne abbiamo già parlato, tu prendi 40 milioni, vai là, paghi la clausola e te lo porti a casa. Si sarebbe potuto fare assolutamente per le casse del Napoli ad oggi, ma il Napoli comunque le operazioni le porta quasi avanti tutte quante allo stesso modo e cerca sempre di tirare acqua al suo mulino, cosa buona e giusta. Quindi devi raggiungere questi 40 milioni con 30 milioni si dice e poi 10 tra bonus di Champions e futura rivendita eccetera eccetera. Comunque sono anche le testate giornalistiche che ci confondono giorno dopo giorno. Ieri sera ultimatum del Celta Vigo di 48 ore, stamattina ultimatum di De Laurentiis al Celta Vigo. Non è vero niente, è vero l'ultimatum di 48 ore del Celta Vigo, assolutamente, è uscito ieri su tutti i giornali spagnoli, riportato anche in Europa. Si deve chiudere perché il Celta vuole fare mercato con i 30 milioni che arriveranno dal Napoli, deve fare mercato, ha bisogno di vendere, il calciatore vuole il Napoli vuole Gabri Veiga, quindi è per questo che non sono assolutamente pessimista e credo che l'operazione si concluderà a buon fine, altrimenti sarebbe un fallimento, non voglio dire totale, ma quasi, perché ha impiegato energie nel seguire una trattativa e potevi impiegarle in altre trattative. Non è che andavi a prendere un altro Gabri Veiga, lo potevi cercare, lo trovavi, lo compravi, non si sa, però perdere un'occasione del genere per portare a Napoli un calciatore che è un crack assoluto in Europa, perché qua si parla solo di crack per la Serie A, ma Gabri Veiga è un calciatore completo, assoluto, pronto per la Champions League, pronto per l'Europa, palcoscenici importanti che non faranno assolutamente calare le prestazioni o psicologicamente lo perdi in un match. No, non sono calciatori del genere, sono calciatori che possono anche giocare in diversi moduli. Non è un calciatore che dici io ho il 4-3 e lo devo prendere per forza perché gioca solo il 4-3, assolutamente, può giocare dietro la punta, può fare da legame tra centrocampo e attacco come lo fa Zielinski. È un calciatore polivalente anche Gabri Veiga, quindi bisogna assolutamente concludere l'operazione. La cosa che a me preoccupa sono appunto queste 48 ore nel caso non dovesse chiudere l'operazione il Napoli, non va a buon fine. Il giorno dopo arriva chiunque dalla Premier League e lo porta via in 10 minuti, con 40 milioni posati sul tavolo e il contratto firmato in un batter d'occhio. Perché? Anche ieri rimbalzavano le notizie su portali inglesi, ovviamente non è una novità, ma Manchester City, Liverpool e Chelsea su tutte erano già sulle orme di Gabri Veiga a giugno quando c'era già il Napoli è andato avanti nell'operazione, si è portato avanti ed ha avuto sì del calciatore e accordi con la società, quindi che il Napoli sia avanti a tutto è alla luce del sole, assolutamente. Però se tu tentenni e va storto qualcosa, arriva il Manchester City di turno. Dico il Manchester City perché a me questa è la situazione che preme, l'infortunio di De Bruyne, 4 mesi fuori
E se andiamo vedendo in Europa a 40 milioni per ciò che compri, un'occasione del genere non c'è. Puoi andare su profili che vanno oltre i 60 milioni o prendi una promessa, tra virgolette, fai una scommessa, lo paghi 15-20 milioni al massimo, un centrocampista offensivo, e te lo tieni in rosa e vedi come va a finire. Altrimenti prendi certezze che costano 60, 70, 80, 100 milioni. Lo può fare tranquillamente il City, ma sarebbe un'operazione molto più appetibile e diretta questa di Gabry Veiga, quindi dobbiamo fare attenzione assolutamente a chiudere questa operazione quanto prima, perché uno, voglio Gabry Veiga al Napoli, due, ti sei assicurato il centrocampo e una plusvalenza che possa essere di 30 milioni da 40 a 70 sicuramente tra 2 o 3 anni, un anno, 2, 3 anni, poi vedremo come andrà a finire, però Gabry Veiga in prospettiva potrebbe arrivare anche a costare 70-80 milioni ad occhi chiusi. Ecco perché poi ci sono queste parcelle sulla rivendita e plusvalenze che poi devi versare al Celta Vigo, postille sui contratti che sono cambiate, e allora è normale che si perda più tempo di quanto se ne stava perdendo, perché se parliamo dal 10% al 5% su 80 milioni o sono 8 o sono 4, qualcosina cambia. È vero che non parliamo di 30 milioni o 4, non c'è un'oscillazione di tantissimi milioni tra le due percentuali, però sono comunque 4, 5, 3 milioni che ballano, al di là di commissioni per agenti che non conosciamo e premi alla firma che ancora non ho letto cifre e dettagli. È un'operazione che deve essere conclusa e basta. Assolutamente devi portare Gabry Veiga al Napoli per tutto ciò che ha investito, il tempo, gli stessi soldi che andrai ad investire e anche una bella botta di vita nei confronti delle altre squadre di Serie A che comunque, scusate, si sono rinforzate, hanno fatto mercato. Con questo non voglio dire che il Napoli è sotto a livello di organico, attenzione, però sicuramente potresti, diciamo, innescare un tantino di fiducia in più anche nelle avversarie nel caso l'operazione non vada in porto. Ma ripeto, io sono ottimista e non credo sia questa la situazione. C'è la situazione Lozano e concludo, altrimenti faccio sempre video che durano 10 minuti, 12 minuti, un quarto d'ora a parlare sempre delle stesse cose. Volevo dire solo una cosa sulla situazione Lozano, che sapevamo che era una palla al piede, che sarebbe stata una palla al piede il contratto di Lozano, non lui, attenzione. Sarebbe stata una palla al piede e lo sarà fin quando non si troverà la quadra. Lozano non rinnova, non arrivano offerte che poi devono essere anche accettate dal messicano, dall'entourage, dal procuratore, al di là che il Napoli poi accetti un'offerta. Quindi situazione difficile, perché è anche un calciatore con un entourage che per accontentarsi e accontentarli c'è bisogno pure di tutte le postille a posto, tutte le cifre che dicono loro, eccetera, eccetera. Io dico solo una cosa, caro Lozano, 4 milioni e mezzo per me sono troppi per ciò che puoi offrire, assolutamente, senza peli sulla lingua. Lozano ne vuole chiedere pure 5, chiede 5 milioni alla squadra che poi lo vorrà comprare. Perché non arrivano le offerte? Per questi motivi, perché per fare un contratto a 5 milioni all'anno, 2, 3 anni, 4 anni, che sia, e per comprarmi un calciatore come Lozano, io, società, che io sia un City, che io sia il Bayern Monaco, che io sia l'Al-Hilal, che io sia il Midtjylland, Norvegia, Islanda, dove vai, vai, io voglio avere delle garanzie a livello numerico che al momento non posso avere, perché nella miglior stagione non siamo andati nemmeno in doppia cifra tra assist e gol. Quindi ne va da sé che per un esterno d'attacco i numeri siano un po' bassini, quindi o ti passi la mano per la coscienza, caro Lozano, e dici ok, io rinnovo, ribasso, mi spammo l'ingaggio, arrivederci e grazie, oppure
quanto prima arrivi questa offerta e te ne vai, prendiamo l'esterno e va bene così. La situazione Lindstrom non lo so quanto sia vera e quanto sia avanzata. Fatto sta che se il Napoli opterebbe per tenere Lozano fino a gennaio per poi venderlo a gennaio, per me devi avere Lindstrom già acquistato per farlo venire a gennaio di corsa, perché se poi dobbiamo tenerci Lozano fino a gennaio per poi acquistare anche adesso un calciatore, un colpo alla Nathan, alla Caiuste, 10, 12, 15 milioni, prospettiva, un calciatore che può diventare forte, allora lì comincio a un attimo a titubare, perché poi sarà un calciatore che lo devi mettere in condizioni di poter giocare a gennaio, a campionati in corso. Non credo che a 10-12 milioni trovi le caratteristiche, o trovi un calciatore con caratteristiche alla Lindstrom, per esempio, che al di là di gol fatti, velocità, dribbling, eccetera, eccetera, che lo metti in mezzo al campo ed è pronto, è già pronto per poter assimilare movimenti, moduli, eccetera, eccetera. Sono calciatori che sono più avanti proprio a livello mentale, quindi o blocchi Lindstrom e tieni Lozano, va benissimo, fino a gennaio, con il Ciuchi che potrebbe fare il vicequara a sinistra, gioca a destra, potrebbe dare tranquillamente una mano, altrimenti devi mandare via Lozano e lo prendi adesso l'esterno, perché puntare su un altro colpo scommessa anche sulla fascia destra non lo so quanto possa essere produttivo proprio a livello di punti da fare in campionato e partite di Champions da giocare. Quindi mi auguro che Lozano si passi la mano sulla coscienza, ma cosa che non credo farà assolutamente, non l'ha mai fatto, né tantomeno il procuratore che tutti conosciamo. È una persona con la quale ci si può sedere a parlare e limare cifre e dettagli, perché è uno che questa è la commissione, questo voglio e questo mi devi dare, altrimenti non se ne fa niente, ed è per questo che non arrivano offerte, non si conclude, non si smuove la trattativa. Si parla anche di un Lozano in tribuna, mi auguro di no, perché perderesti un pezzo e non credo che il Napoli comunque con Lozano in tribuna faccia un investimento comunque altrettanto oneroso su Lindstrom, che comunque parliamo di 30 milioni, 10 milioni di ingaggio se gli vuoi fare 5 anni a 2 milioni, comunque altra operazione da 40, sicuro 40-50 milioni. Che poi parliamo di Gabri Veiga per l'operazione del cartellino, 40 milioni la clausola, però noi dobbiamo anche tener conto che il contratto reciterebbe 5 anni a 2 milioni, sono comunque altri 10 milioni netti che sono 20 lordi, quindi è un'operazione totale da una sessantina di milioni, non sono patatine, assolutamente. Mi auguro che si concluda quanto prima l'operazione e si risolva la questione Lozano, perché potrebbe anche quest'ultima non lasciare strascichi, ma risultare uno spreco di energie per poter puntare poi ad altre cose. Detto questo, sempre Forza Napoli, ragazzi, vi auguro un buon mercoledì. Buon mercoledì a tutti, ci vediamo nel prossimo video, ciao.